Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, le unghie che sto refilando, il video sta nel canale in spagnolo, perché mi sembra proprio che di qua non l'ho caricato questo video. E comunque, se riesco a lasciarvi il link e vi può interessare, ve lo lascio. Non ricordo se l'ho caricato anche in italiano, va bene. Comunque sto andando con la mia Trancia Strass, qui questa forbice pinza favolosa, a togliere appunto tutto questo gioco di strass che avevamo fatto, anche belli grossi, e sono rimasti tutti là, questi strass. Poi sto andando con questo è acrilico, sto andando ad abbassare il vecchio prodotto per andare appunto a ripristinare un po' tutta la situazione. Sono passate 5 settimane e insomma sono molto contenta di come di come rispondono le unghie di questa signora e considerando anche che lei fa le pulizie e le usa parecchio queste unghie, queste mani, insomma sono molto soddisfatta. Lei è anche molto brava, bisogna dire anche questo, perché bisogna avere anche modo e maniera di portare le unghie, anche se fai determinati lavori bisogna avere anche modo e maniera. Allora, quello che sto facendo è dare una leggera accorciata, non sto facendo bene la forma e neanche la farò, perché con lei vado a ripristinare sempre un po' la larghezza dell'unghia naturale. In che senso? Le sue unghie, forse si può percepire dal video, tendono a crescere verso il basso. Le unghie ad uncino, una delle caratteristiche quasi sempre delle unghie ad uncino è, oltre al fatto che crescono curvate verso il basso, si stringono nei laterali e mancano di laterali. Io confermo, perché io proprio seguo proprio la regola, perché anche io ho le unghie così, non tutte le dita, però sono senza laterali. Quindi adesso preparo l'unghia naturale come faccio sempre, Sanding Bands grana 2,40, grana fina. Se non trovate, però mi raccomando, non comprate quelli marroni che usavamo, che ho usato anch'io inizialmente, perché non c'erano ancora questi con la stessa carta, diciamo, questa è la stessa carta zebra con cui sono fatte le lime. Non tutti i Sanding Bands sono uguali, non tutti sono di buona qualità. A vederli così nelle foto, nei video sembrano tutti uguali, ma come tutte le cose non sono tutti uguali. Quindi cercate quelli di grana 240 e per favore assolutamente no quelli marroni di carta vetrata, e soprattutto le grane 80-100, per carità, quelli non li prendete ragazze, non li prendete, piuttosto fate con la lima, come abbiamo sempre fatto prima che uscissero sti cosi, che saranno, non lo so, 10 anni che li uso. Comunque pulito, tolto la polvere, deidratato eccetera eccetera, e sto andando con Ultra Bond Primer. Questo è il primer super aderente, perché il bonder è un aderente, ok? Tutti i bonder sono aderenti, i primer sono quelli qui c'è una confusione, si sta facendo una confusione infinita con questi primer. Penso che dovrò fare qualche video concentrato, qualche video corto, breve, 1-2 minuti, solo su questo argomento, e non perché io lo sappia e gli altri no, è solo che comincio a vedere che oltre a tutte le confusioni che già ci sono sulle unghie eccetera eccetera, adesso arriva anche la confusione sul bonder, primer e tutte cose che in realtà sono sempre esistite. Adesso non ho capito perché deve arrivare la confusione anche su questo tema. Comunque avanti.
Allora, fatemi sapere una cosa. Io lo so che la maggior parte di voi non lavora in acrilico, non gli piacciono neanche i video in acrilico, ma questo è quello che mi piace più fare, quindi ve li porto, anche se non sono molto seguiti. Però allora a questo punto alle persone che mi seguono sull'acrilico voglio chiedere, io ho lasciato anche in questo video questa fase, la fase della nuova applicazione a velocità normale, senza accelerare, e vorrei chiedervi se a me la lascio così perché a me piace tanto guardare i video con l'applicazione del prodotto. Cioè, secondo me dell'acrilico la cosa più bella nel guardare i video dell'acrilico è guardare l'applicazione, e quindi siccome mi piace lo lascio a velocità normale, però giustamente devo anche un pochino sentire il parere degli altri. Se vi piace guardarli così l'applicazione a velocità normale oppure la velocizzo un po'. Ecco, questa era la domanda, ci ho messo 3 ore per fare sta domanda. Allora, mi vedete tirare molto dietro la pelle, aprire bene i valli laterali di queste unghie, perché appunto si nascondono proprio ste unghie in mezzo alla pelle, e invece io quello che voglio fare è allargare un pochino il letto ungueale di queste unghie, per poi giustamente con la limatura andare a creare una forma un pochino più estetica. Quindi fateci caso che io qui proprio tiro proprio perché voglio far uscire quest'unghia che si nasconde sotto la pelle, dentro la pelle, si vorrebbe infilare proprio, e invece io la tiro fuori. Faccio praticamente una sola perla, e come vedete il prodotto è morbido, si fa lavorare, mi consente di spostarlo, allargarlo, lavorarlo, sigillarlo nel giro cuticole, nei valli, pulire dove c'è bisogno, e continuo ancora a lavorarlo. Sto allargando, acrilico asciuga all'aria, lo dico per chi magari non conosce ancora questo sistema, che non è un sistema nuovo, sto sistema esiste almeno dagli anni 70, quindi non è un sistema nuovo l'acrilico, è che qui in Italia si è voluto puntare su qualcos'altro. Quindi ve lo dico per chi magari giovane e pensa che questo sia un sistema nuovo. No, non lo è, è il primo, questo è il padre di tutti i sistemi di ricostruzione unghie. Allora, dicevo, tutto, come vi dico sempre, il segreto dell'acrilico è, vedete che io prendo la perla, la lascio riposare sul pennello, osservo la perla, se vedo che è troppo umida, che mi si muove questa perla sul pennello, che vuole colare, addirittura vado a scaricare leggermente un po' di liquido sulla tovaglietta con tutta la perla sul pennello. Fate molto caso alle cose che vedete nei video, fate caso ai movimenti che si fanno. Poi non tutti facciamo gli stessi movimenti, ma come vi dico sempre, prendete quello che vi serve da ogni persona che seguite, prendete qualche cosa che pensate che vi può servire, quello su cui non siete d'accordo lo buttate via, e però vi tenete quel consiglio che pensate che vi possa essere utile, ok? Quindi la cosa bella dell'acrilico è proprio la lavorazione, a me piace tanto, vabbè, non dire che ve lo sto di nuovo. Ok, praticamente chiacchiera, ho finito di fare la prima mano, l'altra mano insomma no, l'altra mano non ve la faccio vedere, e passo poi alla limatura. Vedete come perdo anche un po' di tempo su alcune unghie come queste, che appunto devo chiudere bene i laterali e il giro cuticole, perché l'unghia mi si vuole infilare nella pelle, invece io devo andare bene a sigillare, un po' come faremmo con Acrigel. Diciamo che il principio è lo stesso, solo che con l'Acrigel, anche se non lo fai benissimo, non ti crea troppi sollevamenti. Acrilico, se non lo chiudi bene,
ti crea il sollevamento e te lo crea subito, appena ha finito di polimerizzare, te lo crea subito, tu lo vedi subito che è sollevato. E quindi insomma un po' una rottura di scatole, però ecco, basta capire questa cosa. Vedete che la perla non mi cola, però io riesco a spostarla. E tutto il segreto è tutto qua. Come si ottiene questo? Intanto trovando magari un corso dove vi insegnano quello che c'è da sapere, e nel mio corso online, modestia a parte, c'è tutto quello che c'è da sapere per iniziare le basi proprio con l'acrilico. E poi ecco, magari guardate anche video, non saprei. Comunque finito, adesso sì, ho finito e passo alla limatura. Della limatura ho lasciato solo qualcosa perché insomma anche qui se no sempre le stesse cose. Quello che di certo di sicuro faccio è andare a pulire l'unghia sotto. Qui la vado a pulire, a rimuovere, a cancellare l'unghia naturale. Non serve a niente. Se vi spaventate di questa cosa è perché o non siete onicotecniche o non siete del mestiere o state iniziando, nessuno ve l'ha spiegato e non lo so, ho fatto anche un video tantissimi anni fa per spiegare proprio questa cosa. Vediamo se riesco a lasciarvelo anche lui qui in alto a destra nella i, quel video. Quindi una volta fatto questo poi vado a dare la forma del bordo libero con la mia punta extra fine. Vado a togliere eccessi di prodotto, di volumi eccetera eccetera, e poi le cose di sempre nella fase della limatura. Dopodiché andiamo a fare una nail art tanto carina, mi è piaciuta veramente tanto. Mi sto dedicando un pochino di più alle nail art, ci state facendo caso? Allora, questo che sto mettendo è un rosato semi coprente di Michelle Nails, che è un Pretty Gel, e adesso ve lo faccio vedere inquadrato perché non mi ricordo il numero. Eccolo, è il 391 dei Pretty Gel con la bottiglietta bianca, e vado a crearmi una base perché la foto che abbiamo visto erano un pochino più rosate, insomma vabbè, mi andava di fare questo colore. Con questo gel liner che è di BSN, non mi ricordo il numero, comunque è un dorato glitterato, poi si vede, mi sembra che c'è solo questo di dorato glitterato. Avevo fatto la riga completamente storta, cioè non so per quale motivo, comunque sono andata a cancellarla con acetone. Avete visto come si è tolto subito tutto? Acetone, un nanosecondo e ti cancella tutto. L'ho mandata in lampada e adesso con sempre un altro gel liner di BSN, il nero, comincio a fare questa nail art. Faccio queste righe, la mando in lampada ovviamente anche all'altra mano, e poi con uno dei nuovi una nuova palette di quelle tonde di BSN appunto, vado a fare le macchie del leopardo. Questa palette è la numero, non mi ricordo, aspetta ecco, è la palette 05 di queste tonde, la vedete lì sotto, e praticamente ho trovato il colore identico alla foto di ispirazione che ho visto, praticamente identico, è un grigio marroncino, insomma preciso, identico. Sto utilizzando un pennellino liner sempre di BSN, mi sembra che questo è il numero 10 di quelli con il manico di legno, ora non so bene come dirvelo, però non quelli con il manico di metallo, quelli col tappo. Questo è quello col manico di legno ed è il numero 10.
Quindi vado a fare queste macchie un po' così, più sono tremolanti e meglio è, le macchie leopardo. Poi mando in lampada e di nuovo con il gel liner vado a contornare le macchie, appunto le macchie del leopardo. Allora non può mancare mai lo strassettino, il brillocchetto, e nelle due unghie dove ho fatto appunto questa linea dorata vado a mettere con il gel colla, questo è quello di Michelle che io travaso nel barattolo perché mi trovo meglio a prenderlo così, quindi poi metto questo cerchiettino e all'interno del cerchietto metto uno strass, mando in lampada, dopodiché sigillo tutte quante le unghie e questo è il risultato finale che vi apparirà adesso. Allora io spero che vi sia piaciuto questo video, che vi abbia intrattenuto, e mettiamo la foto, l'emoji del leopardo, se non c'è il leopardo la foto del gatto, dai, va bene uguale. Fatemi sapere se vi è piaciuto. In alto a sinistra, no, in alto sì, a sinistra ci sono tutti i miei social, regalatemi un like, un bacio grande grande e ciao!